Non puoi fare a meno di postare i tuoi selfie su Instagram o su Facebook? Oppure hai un amico che immortala se stesso in qualunque momento della sua vita o quasi? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò di quella che viene comunemente chiamata sindrome da selfie o narcisismo digitale. Perché narcisismo digitale? Alcuni studi, in particolare quello che vede tra gli autori Christina Shane Simpson e che è stato pubblicato nel 2020 su Computers in Human Behavior, hanno cercato di comprendere la relazione tra selfie e narcisismo. Il narcisismo patologico è un disturbo della personalità che si manifesta con diversi tratti, tra i quali un senso del sé grandioso, empatia carente o assente addirittura. Lo studio che ho appena citato mette in correlazione le forme narcisistiche caratterizzate dall'altissima autostima, dal senso di grandiosità, cioè da un ego gonfiato o ipertrofico, con l'abitudine e il desiderio di fare continuamente dei selfie. Proprio per il loro senso di importanza e di grandiosità, i narcisisti tendono a scattarsi più selfie e a pubblicarli. E il fatto che ricevano like da altri utenti non fa altro che aumentare il loro narcisismo, in quanto i like costituiscono un rinforzo positivo, cioè una sorta di ricompensa in questo caso che va a incrementare l'autostima e a soddisfare il loro bisogno di ammirazione. Il fatto poi che sia possibile manipolare la propria immagine effettuando semplici alterazioni sulle foto rende i selfie il modo ideale per controllare come ci si presenta sui social e quindi come soddisfare il bisogno narcisistico di mostrarsi sempre al meglio. È anche per questo che, come affermano anche Busier, Gioia e Griffiths nel loro studio del 2020, diversi studi hanno identificato il narcisismo come predittore delle pratiche di selfie. Tutte le piattaforme social infatti tendono in sostanza a far raggiungere degli obiettivi narcisistici, in quanto portano all'autopromozione e all'affermazione di se stessi, soddisfacendo il proprio bisogno di considerazione, ammirazione e approvazione. Un'altra questione però che si pone è se possa accadere il contrario, vale a dire farsi selfie e ricevere commenti positivi dagli altri utenti può determinare o accentuare la presenza di tratti narcisistici che altrimenti rimarrebbero semplicemente latenti? Se hai questo dubbio, magari ti sei esaltato quando ti hanno messo dei like a un tuo selfie e magari adesso ti accorgi che desideri pubblicarne altri ancora, solo per provare quello stesso senso di soddisfazione. Ma allora, cosa puoi fare? Abbandonare i social, lo so, è un rimedio un po' troppo drastico e probabilmente non è quello che ti senti pronto a fare. Meglio se cerchi di sviluppare quindi in te quei tratti che sono all'opposto del narcisismo, come la sensibilità verso gli altri, l'umiltà e l'empatia. Migliorare se stessi è un obiettivo raggiungibile. Basta avere la volontà di farlo e il giusto aiuto. Essere un po' vanitosi è normale, a tutti piace essere apprezzati. Basta però non cadere nell'eccesso opposto e valorizzare invece quelle che sono le vere qualità di una persona, quelle interiori. Ciao, a presto!